Ciao, oggi ti racconto della mia esperienza all'8ª edizione del Monoraduno Nazionale. Sì, non è un errore, monoraduno, cioè raduno di quelli che definisco gli squilibrati dotati di equilibrio. Pazzi squilibrati 2. Capaci di avventurarsi sul monoruota elettrico, il mezzo di trasporto del futuro lungo strade e sentieri. È il secondo evento al quale partecipo. Il primo si è tenuto a Frascati, nel Parco dei Castelli Romani, lo scorso anno. Trovi il video sul mio canale. Siamo ancora in pochi a conoscerlo e ancora meno ad utilizzarlo, e nella vita di tutti i giorni capita spesso di usarlo da soli, e spesso ricevo sguardi curiosi, qualche domanda, molta ammirazione da parte di alcuni e anche qualche pregiudizio. Ma al monoraduno succede una piccola magia. Si trovano persone di ogni età, di ogni ceto sociale, da tutta Italia e quest'anno anche dall'estero. E quello che ci accomuna non è solo lo stesso mezzo sotto i piedi, ma quel pizzico di coraggio e di follia che ci spinge ad affrontare nuove sfide, perché condividiamo un modo di pensare, di muoverci, di vivere la tecnologia e la libertà. Ciao, come lei? Sono piemontese. Quest'anno siamo andati a Santo Stefano d'Aveto, un borgo in montagna, immerso nel verde, tra i boschi dell'entroterra ligure. Arrivati lì a luglio, dopo settimane di afa e cemento in città, è stato come respirare di nuovo. L'aria era fresca, i monti tutto intorno verdissimi a darci il benvenuto. So bene cosa cercare in questo evento: amicizia e condivisione, sentieri e panorami. Sicuro di ritrovare facce conosciute. Per chi si fosse chiesto che diavolo di fine avesse fatto Devastato, è proprio qua. Bella raga, come va? Tutti a posto, devastati, ma non ci siamo mai più visti. E felice di incontrarne di nuove. Guarda sempre i tuoi video. Allo, guarda sempre i tuoi video. Ma volevo provare anche monoruota differenti dal mio, e stavolta ho l'esperienza per buttarmi anche su mezzi che l'anno scorso mi spaventavano per dimensioni e peso. Non è tanto diverso dal Patton, Un monoruota in particolare mi incuriosiva e ho avuto l'onore di poterlo usare per un giorno intero, ma ti dirò di più nel video dedicato che uscirà a breve. Iscriviti al canale per non perdertelo. Il primo giorno è iniziato subito alla grande. Appena arrivati nella piazza centrale di Santo Stefano d'Aveto, focaccia ligure. Tra un po' si inizia, intanto si magna. E a questa focaccia ho dato un voto. 10. Vi ringrazio di essere qui e spero che ci divertiamo. E finalmente siamo partiti. Quando si dice l'invasione, un piccolo tratto di asfalto in salita dove abbiamo potuto conoscerci un po' meglio. Insta 360. vai! Pesi? 90. Vabbè, 90 kg. vabbè, non te li davo. Ce li ho io 90. Distribuiti in modo diverso. Distribuiti in modo molto diverso, ma questa qua comincia a offendere. No, io... Pronti? Vai. Vado. Vadi. E poi un bel giro interamente susterrato. Strade bianche, passaggi nel bosco, un tratto del percorso della futura cronoscalata, un assaggio di quello che ci avrebbe aspettato. Il gruppo era numeroso ma molto affiatato. Si chiacchierava, si rideva, si rallentava per aspettare chi era più indietro. Però ci sono già del bike park, aspetterei un attimino Paolo, così compattiamo il gruppo. Ogni tanto qualche caduta degli altri. Io non sono caduto. Ok, sì, ma è caduto il monoruota e io sono rimasto in piedi. E siamo andati su tutti quanti, grandi e piccini, una vera squadra. Nel pomeriggio abbiamo fatto anche un pezzo di percorso per mountain bike, con passaggi tecnici che ci hanno messo alla prova. Diciamo che alla prova è stato messo anche il ricordo del percorso da fare. Ricordo che ad un certo punto scendeva. Ma Comot non ce l'ha nessuno qua? No, Comot. Non prende neanche. No, ma è troppo facile con Comot. Noi abbiamo creato una religione, credo di qua. Esatto. Ma sempre con il sorriso. La sera, come da tradizione, tutti al ristorante rigorosamente in monoruota. Abbiamo percorso in fila la strada asfaltata fino al locale e una volta arrivati, che spettacolo! Una distesa di monoruote parcheggiate fuori, un'immagine davvero insolita che non può non far riflettere. Pensa quanto spazio ci vorrebbe per le auto. Il secondo giorno abbiamo deciso di dividerci in due gruppi, uno più avventuroso, l'altro più rilassato. Io ho scelto il secondo, in quanto mi è stato affidato un F22 della Kingsong, pezzo ancora unico in Italia, nuovo di zecca, più potente e pesante del mio Patton. Ho preferito quindi prenderci confidenza senza rischiare troppo.
Questo test sarà tema di una recensione a parte e scenderò nello specifico nel video dedicato, ma ti anticipo già che le sensazioni sono state ottime. Il giro è stato lungo, vario, con tratti su asfalto e diversi passaggi sterrati. Abbiamo percorso tra i 40 e i 50 km, sempre accompagnati da panorami bellissimi e da una compagnia che non la smetteva mai di raccontarsi. Durante quel tragitto ho conosciuto Piero, un rider di Genova che fa le consegne in monoruota per lavoro. 130 km al giorno, sì esatto, 130. La felicità che ti dà solo il poterti muovere liberamente. Un personaggio incredibile, una storia che merita di essere raccontata per intero e lo farò prossimamente nella mia serie Gli eroi del monoruota. Durante il percorso nei sentieri siamo stati attenti a rispettare anche altri camminatori. Grazie mille, tanta pazienza. Ciao, grazie. Anche altri cavalli. Se i cavalli sono tranquilli, noi si va tranquilli. No, ma certo. Che poi hanno manifestato perplessità nei confronti di questo mezzo, anche se parcheggiato. Oh. Calcio. Mi stavo cagando sotto. Ma ripeto, siamo sempre stati attenti al possibile traffico. Le macchine anche in controsenso. Ah, barca, esatto. No, però tipo un capriolo che ti incrocia. Ecco, questa me la sono chiamata. La sera siamo andati a un festival celtico che si teneva a quasi 20 km di distanza. Cibo, diciamo ok, ma la mascotte del festival? Una pinta di Guinness antropomorfa. Questa me la segno, me la ricordo, perché non capita tutti i giorni. L'ho trovata talmente cringe da essere il clou della serata. E poi è arrivato il momento più toccante, la fiaccolata per Luciano, un monorotista di questa zona della Liguria, tra i fondatori dell'Associazione Scuola Italiana Monoruota, scomparso nel 2024. In fila, in silenzio, con le fiaccole accese in mano, tutti sul monoruota. Abbiamo fatto un piccolo percorso fino allo stagno, dove abbiamo spento le fiaccole. Un momento di raccoglimento, ma anche di gratitudine. Per ricordare l'amico Luciano Monteverde, le associazioni Scuola Italiana Monoruota, Italia Monoruota, Muoviti Elettrico, unite per festeggiare, in qualche modo ricordare un amico, socio fondatore di Scuola Italiana Monoruota che oggi non c'è più. Grazie a tutti. Il ritorno è stato ancora più suggestivo, completamente al buio, nel silenzio, con solo i LED dei nostri monoruota a farci strada. Il terzo giorno è stato più breve e anche stavolta bagnato dalla pioggia. Tempo minaccioso e cronoscalata a rischio. La cronoscalata è una competizione amichevole che consisteva nel salire una pista di sterrato tenendo il tempo. Ma con un piccolo gruppo, dato anche il meteo, ho preferito per quest'anno passare e fare un giro tranquillo, con paesaggi panoramici che valevano da soli il viaggio. A un certo punto abbiamo attraversato un ponte di confine tra Liguria ed Emilia. Ora nessuno può contestare le capacità di questo mezzo se dico che ho addirittura attraversato 2 regioni. Con la birra. Purtroppo a fine mattinata è arrivata la pioggia. Abbiamo dovuto fare la premiazione della cronoscalata, sì, quella a cui non ho partecipato, in una palestra al coperto. Abbiamo un elemento da premiare che è il partecipante più giovane, come è noto, un tale Matteo. Quanto è stato facile il percorso? Abbastanza. Dal punto di vista tecnico è andato tutto molto bene. Io avevo appena montato un copertone nuovo e dopo una mezz'ora di adattamento è stato come se lo avessi sempre avuto. Nessun infortunio, nessuna lamentela, anzi in molti ci hanno fatto i complimenti, compresa l'amministrazione locale, per l'organizzazione e per lo spirito con cui l'abbiamo vissuto.
A livello di difficoltà alcuni tracciati erano un po' impegnativi per chi ha le prime armi o con ruote più piccole. Credo sarebbe giusto in futuro prevedere più percorsi alternativi, senza togliere nulla a chi vuole percorsi molto tecnici. Esclusa questa mia personale osservazione, voglio di nuovo fare i complimenti agli organizzatori per il grande lavoro e ancor di più alla proficua cooperazione delle 3 associazioni principali italiane. E poi ci sono loro, i più giovani, bambini e ragazzi che sembravano volare. Quanti anni hai detto che c'hai? 12enne. Io ti invidio moltissimo. E questa volta anche una presenza femminile davvero positiva. Tanti appassionati di tutte le età che hanno partecipato con grinta, forza e agilità. Segno che la comunità del monoruota sta crescendo. A casa mi sono portato dietro una valanga di video da montare, sì, ma soprattutto un bagaglio umano che vale più di tutto. Il monoruota forse, alla fine, è solo una scusa per conoscere persone di ogni età, estrazione e provenienza, con cui scatta subito una connessione. Sono G Allo Trainer e trovate anche sul lavoro di postura e sui monoruota troverete tantissime cose da guardare. E sei dove? Io sono di Como. Se c'è qualche monoruotista a Como che mi venga a cercare perché sono da solo. Avete fatto fuoristrada? Sì. Ruote tassellate, sospensioni, Sì. spostamento col peso ovviamente. Sì, è come la bici quando guidi senza mani. Benissimo. Sì. Vado, ciao, buona pedalata. Ciao, grazie. Ora un ultimo pensiero personale. Questo monoraduno è arrivato in un momento molto particolare per me. Solo un mese fa ho perso la mia mamma. Non è stato facile, ma lei ha sempre voluto una cosa per me, che io fossi felice, ed è per questo che ho deciso di partecipare. Se lei avesse potuto parlarmi, mi avrebbe detto: ma sei scemo, vai, fai attenzione e divertiti. E sono contento di averlo fatto. Mi ha fatto bene, mi ha fatto sentire vivo. E arriviamo all'epilogo, tutti a pranzo ancora una volta, fino al momento di ripartire. È così che il mio pensiero ritorna alla legalità di questo mezzo, ancora incerta e da definire. Un mezzo che lega le persone, che sembra impossibile da domare, che sfida l'intuito di chi lo guarda dall'esterno, mentre asseconda l'intenzione di chi lo porta. Ma tutti noi abbiamo speranza nel futuro. E ora non vedo già l'ora che arrivi il prossimo raduno. Grazie per avermi fatto compagnia nel resoconto di questa piccola avventura. Se i miei video ti piacciono, fammelo sapere con un like e se ti va, iscriviti. Alla prossima! Quindi Devastato esiste ancora, semplicemente si fa un po' più i fatti suoi. Faccio un po' di più di fatti miei, comunque il monoruota è sempre la mia passione, ovviamente i miei figli continuano ad andare in monoruota, di recente ho anche comprato tanti bei monoruota nuovi Per i tuoi figli? Per me, anche per me. Io ho preso un Patton, i miei figli Fratello di Patton. E quindi ragazzi vi voglio tanto bene, ci vedremo in giro per i raduni, se volete venire mi troverete spesso magari a Torino, quando ci sono monoruota nuovi a Torino non è detto che mi trovate lì. Andiamo a provarli. E ci andiamo a divertire insieme. Bella. Ottimo. Ciao ragazzi. Ciao raga.